Se ti dico tatuaggio, qual è la prima parola a cui pensi? Per me il tatuaggio è viaggio e non parlo solo di spostarsi da punto A a punto B, ma di una vera e propria avventura che merita di essere vissuta. Il perché lo capirai alla fine del video. Ti sei mai chiesto cosa porta una persona a tatuarsi così tanto? Soffrire, viaggiare, pagare tantissimi soldi per progetti enormi, interminabili su tutto il corpo? Beh, sei sul canale giusto. Io sono Mario e questo è Tattoo Fillers. Quest'estate sono partito per Madrid con due amici con in testa una cosa sola: vivere una bella esperienza all'insegna dei disegni sotto la pelle che tanto ci piacciono. È bastato poco: un volo economico, un appartamentino umile, uno zaino e tanta voglia di conoscere un posto nuovo, le cose belle che ha da offrire e qualche tatuatore. Dicono che non hai davvero mai visto Madrid se non sei passato allo studio del Bara. Il Bara, per chi non lo conoscesse, è un tatuatore argentino che da molti anni vive e lavora a Madrid. Proprio lì infatti ha sede il suo studio, True Love Tattoo. Ti ricorda qualcosa? Diciamo che se ti piace il tatuaggio tradizionale sai già di chi sto parlando. Era molto tempo che sentivo parlare di lui e non ti nascondo che l'idea di farmi un fillerino era tantissima. Così ho ceduto, gli ho scritto. Purtroppo lo studio era chiuso per ferie in quei giorni, ma... Ciao Mario, come stai? Ci vediamo domani alle 5. Abbraccione, ciao. Ora stiamo chillando. Si lascia godere questa cosa. Si lascia godere, diciamo che il letto è molto morbido, però si può fare. Adesso tra un po' andiamo. Abbiamo preso il B&B a 5 minuti dallo studio. Ci incamminiamo, arriviamo in zona e... Eccolo. Chiuso. Una volta arrivati davanti allo studio proviamo a fare una foto decente, con scarsi risultati, finché non capiamo come entrare. Siamo qui al True Love Tattoo a Madrid e niente, ho appena parlato con Bara per farmi un tatuaggio. Mi ho fatto vedere giusto qualche flash se vogliamo inquadrarli. 4 raccoglitori di flash incredibili, tutti pieni di cose stupende. E la mia idea è quella di riempire qualche spazio rimasto, non so, e alla fine abbiamo optato per il piede. Ora, io non mi sono mai tatuato i piedi, quindi sarà un onore tatuarmene uno con Bara qui a Madrid. Lo studio è chiuso e l'ha aperto soltanto per noi, quindi vabbè, che cazzo devo dire, sono troppo contento, dai, chiudi, a posto. Alla fine, nonostante i 4 book, gli ho chiesto una donnina in una rosa, un classico intramontabile. Al Bara è piaciuta molto l'idea, infatti si è messo a disegnarlo e tipo 10 minuti dopo il flash del mio futuro piede era pronto. Io un po' meno. Almeno un 47 quel piede. Sì, più o meno. Mio figlio c'è 16 anni, lui è 1,92 m. Wow. 47 di piedi. Mamma mia. Mi adoro. Però i miei sono più larghi, Sì, quello lungo, stretto. No, io invece sono stabile. Sono Sì. Un paletto praticamente. Mi sto cagando addosso. Ok. Ho detto 15 minuti ci impieghiamo per le linee. Sì, io credo che sì. Tattoo Fillers è un format sul tatuaggio per il tatuaggio e ancora non mi ero mostrato mentre mi facevo tatuare. Se ti piace questo genere di video, considera di iscriverti al canale, è un piccolo gesto che mi aiuta tanto. Ma adesso torniamo a Bara e al mio piedone. Ciao, sono Bara, tatuo da 35 anni e abito e lavoro a Madrid. Come hai capito che il tatuaggio era la cosa giusta per te? Veramente non ho mai pensato, quando ho iniziato a tatuare, di farlo come un lavoro. Ok. Farlo come un hobby, mi piaceva un sacco disegnare, mi piaceva un sacco tatuaggi. Ho iniziato di quella maniera. Col tempo è diventato il mio lavoro, ma non ho iniziato per farlo come lavoro, veramente. Cazzo, fa male. Non è come ora tu le dici ai tuoi genitori che voglio fare il tatuatore. In quella epoca era abbastanza diverso. E in quella epoca se tu le dicevi ai tuoi genitori che voleva fare il tatuatore, come si vuole fare il narcotrafficante. Certo. In quella epoca era un po' così. Comunque ci ho messo 9 minuti a farlo. Perché l'hai chiamato True Love lo studio? Un po' era come una frase tipica, no? Dentro del tatuaggio tradizionale, e per un altro è come il vero amore che metti in quello che fai, no? Al tempo che io ho iniziato a tatuare tutti facevamo di tutto,
facevamo un stile preciso, no? Negli anni 90 era uno stile di tatuaggi super differente, tanta gente che stava sperimentando maniere diverse di vedere il tatuaggio, no? Un momento di esplosione di tanta gente con una creatività. C'è tanta gente adesso che fa roba che adesso sembra nuova e sono tutta roba che si è fatto negli anni 90. Mischiare soggetti tradizionali con biomeccanici, roba di quella, incluso con tribale, tutto quello lo facevamo ogni giorno. Adesso sì, sembra nuovo perché non è popolare, no? Ma è bellissimo che quello non si perde, no? Sempre c'è gente disposta a fare come un revival. Pensi che sia una cosa di moda o semplicemente una fase? Sempre c'è un po' di tendenza, non di moda, per la tendenza, no? Ok. In tutto. Sì, adesso poi anche con i social network la gente si influenzano un po' a vicenda, no? Sì. È impossibile non avere un'influenza adesso, c'è un sacco di informazioni, tutto quello lo vedi, rimane in testa, al momento di disegnare sempre quello si vede. Come va? Bene, bene, bene. Non si bestemmia in Spagna? No, non c'è quel bel repertorio, non hai quel repertorio poetico, no? Non puoi andare oltre. Non si va più avanti. A questo punto tutto procedeva bene. Bara è velocissimo, non sentivo troppo dolore ed eravamo entrati un po' in confidenza. Decido quindi di fargli qualche domanda un po' più personale e relativa al suo approccio al tatuaggio e alla sua etica. Io veramente preferisco di avere tatuaggi brutti di bella gente che tatuaggi bello di gente di merda. Certo, È è una cosa santa. più con il tempo ho capito di più il senso di quello. Pensi che tanti anni fa nel mondo del tatuaggio fosse meno rilevante il disegno, cioè il come uno disegnava? Adesso credo che è un po' più o meno rilevante. E in generale, no? In generale la tendenza del tatuaggio è come un po' sempre sobre lo stesso, c'è poca gente che rischia di fare cose diverse, no? Un po' perché tanta gente chiede sempre lo stesso, andare sobre forme diverse di fare le cose, quello è una libertà che deve darti il cliente. Tanto tu puoi suggerirle al cliente di fare la cosa di una maniera, se il cliente non le piace di fare. E tante volte il cliente ti vuole quello che ha visto, lo vuole uguale o lo più uguale possibile, ma tante volte il cliente ti lascia quella libertà, no? Secondo me tu sei arrivato un po' a quel livello lì, no? Perché la gente Per fortuna dice, sì, per fortuna sì, ho la fortuna dopo tanti anni di avere maggioritariamente clienti che mi lasciano fare. Igual non mi piace di influenzare troppo al cliente. Preferisco sempre partire da una base, da un'idea chiara di quello che loro vogliono. ci sta. E questo perché lo fai? Anche se avessi la possibilità magari di sperimentare ogni volta disegni nuovi tuoi, eccetera, cioè nel senso, è giusto per, questa è una curiosità mia, anche un po' provocatoria. Se tu c'è un'idea se la puoi dare al cliente, ma se il cliente ti lascia quella libertà totale, tante volte il cliente ti dà una libertà che non è vera, non è totalmente la libertà. Ok, non capito? è... Dice fai tu, Sì. fai quello che vuoi. Quando arriva tu gli hai fatto un elefante con una donna con testa d'elefante e corpo serpente. E dice no, ma questo no. Allora vaffanculo. Hai capito? Sì, ho capito. Hai capito? Certo. E c'è quella libertà, però preferisco di andare. Dopo sì, posso metterle con la idea di lui fare una cosa totalmente diversa. Ok. Però tante volte sono clienti che sono clienti di tanti anni che tu sai cosa le piacciono e cosa non le piacciono. Intanto Certo. poi con quel tipo di cliente puoi sperimentare un po' di più. Sì, però non sempre. Tu hai quel potere tante volte di influenzare di più alla gente, ma in definitiva loro volevano una cosa e hanno un'altra diversa da quello che loro volevano. Certo. Che Non quello non è rispetta bello. l'aspettativa, esatto. Ok. Hai fatto una cosa che lui non voleva, se l'hai messo tu. Quello c'è un punto etico un po' strano. Voglio fare una cosa totalmente diversa,
la disegna, la metti in Instagram, qualcuno le piace se la fa. Tu la chiedo? Chiaro, qualcuno la sceglie, non se la devi rimettere tu. Certo. Hai capito? Sì. C'è quella possibilità di lasciarlo lì, se vuoi fare qualche cosa particolare, diversa a quello che hai fatto sempre. C'è qualcuno che la trova, gli piace, se la fa. No, che il tipo voleva una serpente e tu le hai messo una pantera con paracaídas, hai capito? No? Certo, sì. Bella la pantera con paracaídas, però lui non la voleva. Faccio una domanda un po' strana, se Dimmi. posso. Com'è essere una leggenda nel tuo ambiente, nel tuo lavoro? Una living legend. Tu ti ci senti o... Per me, veramente io lo che faccio è disfruttare del mio lavoro, basicamente è quello. Tutto il resto è un lavoro. No, è quello che la gente tante volte si scorda, è una passione, è una passione quello che ha fatto tutta la vita, ma non smette di essere un lavoro. Certo. È quello. Dopo, además, è bellissimo quel riconoscimento della gente, è gratificante, no? È un po' che è una prova di che hai fatto le cose bene, no? Ma si ringrazia, no? Ma dopo, Tu continui a fare il tuo lavoro. lavoro. Che la gente le piace e lo apprezza, no? Lo valora, le dà valore a quello. Con questo valore ad oggi cosa pensi che lo dia? Cioè la tecnica, gli anni di esperienza, il fatto che disegni da paura, cos'è che dà valore? Io credo che lo più importante, un po' come che resume tutto quello, passione. È quello, non è che. E quello è, se tu c'è quella passione, metti la tua alma in quello che fai. In quello, se tu c'è esa vera passione, si vede in quello che tu fai. È più che la tecnica, è quello. Quello è lo che più impatta. Capito? Tante volte magari un dipinto che tecnicamente non è perfetto, ma lo vedi e wow, brutale, no? Quell'impatto tremendo. E quello è passione, non è tecnica. Quindi Capito? Quello è il più importante, anche la musica. E la musica c'è delle musiciste che fanno cose semplici, 3 accordi e ti spaccano la testa. C'è gente che è virtuosissima, che fanno delle sole di 2 ore e frega il cazzo, capito? È un po' quello. A disegnare devi imparare. E dopo c'è quel punto che non si impara, cazzo, no? Fatto. oh, è incredibile, eh? Non è stato così terribile, no? No, si può fare. No, primi 5 minuti a critichi. Minchia che impressione che mi fa. Non ce l'avevo più abituati, adesso vedere sta cosa super. Adesso mi si sono creati altri spazi qua attorno e qua attorno che saranno terribili da fare. Sempre terribile, davvero, sì, sempre che alla fine rimangono i posti di merda. Ed è verissimo, alla fine rimangono i punti di merda. E nonostante tatuarsi sia sempre un gran dolore, anche questa volta me ne torno al B&B soddisfatto e felice dell'esperienza che ho appena finito di vivere. E se ancora stai aspettando la risposta del perché da inizio video, eccola qua. Perché qui non si parla di tatuaggi, ma di vere e proprie giornate dedicate ad un qualcosa. Il bello di questo viaggio è iniziato prima ancora di partire, quando semplicemente a un tavolo parlavamo e sognavamo di fare una cosa come questa. E ti dico di più, il viaggio non è ancora finito. Nei prossimi episodi di Tattoo Fillers. Gira a la izquierda en calle de Juan Álvarez Méndez. Game of the Dice. Goblin. Hola, soy Vara. Sigan Tattoo Fillers en YouTube.